Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la sacerdotessa e il mondo, ragazzi. Mm, C'è come una visione al futuro, qui, una visione, mi verrebbe da dire anche in larga scala. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e ci sono anche poi i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque trovate tutto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un re di pentacoli, 5 di bastoni, 4 di coppe, re di coppe, ruota della fortuna, 7 di pentacoli, amanti e regina di denari. Oh, che interessante, re e regina di denari, a parte che li avete tutti e due dello stesso seme, ma poi sono entrambi girati al contrario. Dunque ragazzi, ho cambiato stesa, vediamo come va con questa, me lo direte poi nei commenti. Tenete presente che se siete single potete rimanere con la prima parte della lettura. In un secondo momento, nel caso abbiate qualcuno in testa, andrò a vedere anche lo sviluppo energetico di questa persona. Bene, partiamo da questo re di pentacoli, regina di bastoni, e carro. Andiamo a vedere anche il 5, stella, 7 di spade, giustizia e 2 di coppe. Ho l'idea che qualcuno si sia spostato o da una relazione o da una situazione, da una conoscenza potrebbe essere. O potrebbe, non lo so, come l'idea che per qualcuno potrebbe essere ritornato o potreste aver rivisto qualcuno che già conoscevate. Vi dico, questo gruppo di carte mi dice che ci sono dei conflitti all'interno di voi, c'è anche un 7 di spade, quindi potrebbero essere come dei conflitti o delle cose interne, cioè delle bugie che proprio vi raccontate per quello che riguarda degli obiettivi. Potrebbero essere degli obiettivi di coppia, cioè ipotesi, voglio una coppia così, vorrei un fidanzato, una fidanzata così. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Papa.
e 9 di pentacoli, io credo che ci sia qualche tema con il vincolo, cioè è come se qualcuno di voi non fosse sicuro di voler entrare in qualche vincolo, di voler effettivamente magari entrare in una storia piuttosto che in un fidanzamento. C'è un qualche tema con le regole o la regolarizzazione. Ehm, Vi dico che per qualcuno potrebbe essere il fatto che vi siete allontanati da una persona perché in qualche modo potreste aver scoperto che questa persona era già impegnata. Perché qui ho tante carte che me lo dicono, eh. È come se nel momento in cui aveste o voleste, o se dovete ancora farlo, perché poi sapete che il movimento energetico, io lo dico, però poi il quando si avvera dipende dalla vostra decade di nascita. Comunque spiego tutto nella guida, trovate il link sotto, guida alle letture collettive, credo che si chiami. Però qui ho la sensazione che Ehm, sì, ci sia come un qualche tema inerente a una regolarizzazione. Cioè, è come se aveste bisogno o steste cercando un qualche tipo di soluzione alternativa per riuscire a mantenere una conoscenza, una relazione, un contatto, però senza perdere, potrebbe essere la vostra libertà, la vostra indipendenza, la vostra sicurezza, potrebbe anche essere, perché comunque ehm, con la giustizia c'è un bisogno di mettere certe regole, di trovare un punto di incontro, di venirsi incontro, di incontrarsi potrebbe anche essere. Non lo so, è come se qualcuno di voi stesse cercando di fare un po' il punto della situazione, che cosa voglio io, come sarebbe il mio partner o la mia partner ideale, e nel caso abbiate effettivamente lasciato indietro, stiate lasciando indietro qualcuno, ehm, potrebbe esserci un po' di amaro in bocca. Vi dico, sento che qualcuno vorrebbe in realtà godersi un po' la vita. Andiamo a vedere il re di coppe. Mago e 4 di bastoni. Sì, le carte, sento che vi state facendo un po' troppe paturnie. Le carte qui è come se vi dicessero tu inizia qualche cosa, non importa se non è stabile, se non è dentro le regole, se non ci sono delle etichette per definire la relazione, se la persona, non lo so, magari in certi momenti, perché è come se voi aveste bisogno di trovare un punto fermo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 6 di spade e un 3 di spade. Allora, è interessante perché c'è 6 di spade, che è la carta che io collego alle credenze limitanti, e il 7 di spade, che è la carta delle bugie. Quando noi siamo convinti di qualche cosa, crediamo, nel nostro subconscio è incriptato un programma, molte volte ci raccontiamo delle bugie e non ne siamo neanche consapevoli. Qui c'è un tema inerente, secondo me, un tradimento che potreste aver vissuto con questa persona, con questo re di pentacoli, piuttosto che in generale nel vostro passato, che vi fa come rimanere incastrati in delle regole, in dei parametri, in delle caselle. E se l'altra persona riesce a stare nei vostri parametri, bene, se no ho come l'idea che tendiate a chiudervi. Però qui vi dicono proprio, iniziate, fate qualche azione in modo maturo, in modo positivo, mi viene da dirvi, ehm, senza troppe aspettative. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, perché il 7 di pentacoli è effettivamente una carta che vi dice che bisogna, diciamo, essere pazienti, che i frutti maturino. Quindi se qui potrebbero esserci come dei semi che avete piantato, magari con questo incontro
che potrebbe essere un incontro fisico, un invito a prendere un caffè, una cosa del genere. Ehm, come sì, 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 potrebbe essere un caffè, io sento che è una cosa fortuita, cioè nel senso siete lì, conoscete questa persona, vi trovate bene a parlare e al brucio vi chiedono, dai, ho 5 minuti, ti va di approfondire la conoscenza prendendoci un caffè? È una cosa così. Però sento che qualche cosa avete già piantato, perlomeno l'inizio del mese sarà così, e qui si tratterà di lasciar scorrere un po' le cose. Quindi abbiamo un 9 di spade e la morte. Guardate, sia la ruota della fortuna che la morte sono girate al contrario. C'è probabilmente questo tipo di malessere causato da questo 9 di spade, che è una carta di preoccupazioni. Preoccuparsi vuol dire preoccuparsi, occuparsi prima del tempo, cioè supporre che potrebbe esserci lo stesso problema che c'è già stato nel passato e quindi io inizio già a capire come risolverlo. Però nell'80% dei casi quello per cui ci preoccupiamo non succede e anzi sprechiamo energia lambiccandoci il cervello nel pensare a una potenziale soluzione. Qui c'è prima da come chiudere, secondo me, con qualche sofferenza passata, eh. Andiamo a vedere gli amanti, perché c'è proprio una sorta di disequilibrio. Asso di spade e 5 di pentacoli. Secondo me, ragazzi, qui c'è una sorta di carenza, 5 di pentacoli, che avete bisogno di riequilibrare o nel caso abbiate, come dire, un interesse, non proprio una storia, appunto, qui ci può essere o un tema con qualcuno che è sposato o si sta separando, quindi l'interesse di questa persona che qualcuno beccherà per caso potrebbe essere come attivo, ma un po' bloccato appunto ehm, dal fatto che l'altra persona non sia libera. Potrebbe essere bloccato da questo momento di sofferenza, da questo vostro modo di pensare, da questa, mi viene da dire anche tensione. Avete la sacerdotessa, può essere che siate persone che tendano a guardare troppo nel lungo periodo. E invece probabilmente qui le carte vi vogliono dire agite nel qui e ora. Cioè, vedete come la persona si comporta in questo momento di vita. Voglio una carta ancora per la regina di pentacoli. Abbiamo un fante di coppe. Secondo me è qualche tipo di proposta, di avvicinamento, di anche solo un ammiccamento. Potrebbe effettivamente essere un buon punto per ripartire. Qui avete un asso di spada al contrario, secondo me non avete detto qualcosa. Può riguardare la vostra carenza economica, la vostra carenza emotiva, la vostra carenza magari di compagnia, magari di tempo, eh. È come se aveste bisogno di prendervi del tempo probabilmente qui. Però tenete presente che c'è un asso di spada al contrario, qui qualche cosa non è ancora venuto a galla, ma secondo me non è tanto un qualche cosa che non è stato verbalizzato, è un qualche cosa di cui non siete consapevoli, perché qui avete 7 e 6 di spade, quindi c'è come una sorta di nebbia un po' mentale che avete bisogno di chiarirvi ed è probabilmente causata da questa sofferenza che ancora non avete finito di elaborare, mi sento di dirvi. Ok, andiamo a vedere le energie dell'altra persona, nel caso abbiate qualcuno. Giudizio.
10 di bastoni, abbiamo la stella, 5 di pentacoli, 8 di bastoni, 2 di spade e il Papa. Guardate, ho la sensazione che potrebbe essere qualcuno dal passato che ritorna, perché anche qui è un po' come se, vi avevo detto, si parte con questo carro, c'è come un distanziamento da qualche tipo di situazione o di personaggio, probabilmente perché c'era questa situazione un po' così, no? Allora, per quello che riguarda l'altra persona, qui con il giudizio sento che è mancata come la comprensione. Sembra quasi che siate stati di comune accordo nel prendervi un momento, nel distanziarvi, anche se, guardate, queste carte sono abbastanza truffaldine, perché è come se voi invece aveste cercato mm, un altro tipo di accordi nella relazione, magari con più indipendenza. Però all'inizio qui questo giudizio mi dice che non c'era tanta consapevolezza della situazione. Abbiamo una torre e un 2 di spade che c'è già anche qui. Sì, sento che l'altra persona potrebbe aver avuto dei dubbi sul se rompere o no, se veramente era il caso di rompere, e da lì capirei anche questo vostro voler ricalibrare la relazione. Diciamo che l'altra persona ormai si è tolta come delle aspettative, si è tolta delle aspirazioni, degli obiettivi con voi, è come se si fosse tolta certe idee dalla testa. Abbiamo un 3 di coppe e l'imperatrice. Credo che questa persona si sia tolta dalla testa il costruire qualche cosa con voi, perché abbiamo 2-3, sono carte di creazione, e difatti poi abbiamo anche qui la stella al contrario che mi parla proprio di una mancanza di desideri, di obiettivi. Abbiamo un 4 di spade e un cavaliere di coppe. Io ho come l'idea che questo vostro momento di cambio, riequilibrio secondo me, ma perché vi dico perché c'è 7 di spade? Perché non è una cosa lineare secondo me, e oltretutto la carta principale, un 5 di bastoni, che mi parla di conflitti, che poi in realtà sono conflitti di poco conto, però io ho la sensazione che ci sia un tema in particolare che andrete ad affrontare, secondo me, verso l'inizio di febbraio con questa persona che farà un po' cadere le braccia più all'altra persona che a voi, perché secondo me siete voi che ricalibrerete o rivedrete insomma questi obiettivi. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, perché il 5 di pentacoli ce l'avete anche voi. 6 di spade che avete anche voi e mondo che avete anche voi. Qui ci potrebbe essere un tema con la distanza, e la distanza può essere una distanza geografica aspettate perché mi sono impaperata, o una distanza temporale, perché comunque io vi ho detto avete la sacerdotessa, è come se guardasse troppo nel lungo periodo. E anche qui con l'8 di bastoni c'è qualche cosa che non viene detto, esattamente come qui con l'asso di spade. È come se non foste completamente onesti né con voi stessi né nei confronti dell'altro, ma non perché vogliate fregare l'altro o l'altra, perché non sapete neanche voi che cosa volete. 2 di bastoni e sacerdotessa, anche qui c'è una sorta di indecisione sul futuro, c'è come questa titubanza, non si sa che cosa si vuole per sé e non si sa che cosa si vuole per entrambe, mi viene da dire. E difatti abbiamo un 2 di spade. Credo che ci sia proprio la necessità qui di affrontare un certo tipo di argomento in particolare.
Andiamo a vedere il 2 di spade, 4 di pentacoli e regina di spade. Andiamo a vedere il papa. Ruota della fortuna e re di bastoni. Allora, avere il papa a fine lettura può far pensare ad una decisione che verrà presa. Potrebbe essere anche un mediatore, qualcuno che in qualche modo, o una via di mezzo, come se si trovasse alla fine quel compromesso, quell'accordo, quel tipo di regola, possiamo chiamarla così, che fa sentire un po' il caldo entrambe. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 11, secondo le regole. Questa carta è interessante perché, a parte che è un numero 11, qui voi avete un 4 di bastoni, che è l'11-11. Questa carta vi dice, ve la spiego perché è molto bella la spiegazione. Allora, gli elefanti hanno un'andatura molto lenta e di solito si spostano in gruppo. Che cosa fanno? Mettono davanti al gruppo l'elefante più lento, perché se quell'elefante restasse indietro è facile che si creerebbe come una distanza tra quelli che vanno più veloci davanti e lui dietro. Così facendo è chi ha il ritmo più lento a dare il ritmo a tutto il gruppo e questo evita che il gruppo si divida e quindi evita, cioè meno possibilità di essere attaccati, no? Quando si è in gruppo. E quindi è interessante, ci sono come delle priorità. Ok, e poi abbiamo, wow, carta numero 18, serendipità, che è la carta delle sincronicità, della fortuna. E effettivamente la ruota della fortuna c'è nella vostra lettura, ok? Quindi è lì, bisogna solo sbloccarla. Secondo me è qualcosa che deve venire a galla, ve lo dico. Voi per voi stessi, queste credenze limitanti, anche semplicemente dire, guarda, io ho bisogno di questo perché sento che in questo momento è così per me. C'è come una trasformazione qui, e è un buon momento anche per la fortuna, mi verrebbe da dire. Ultimo oracolo. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Potrebbero anche esserci delle credenze limitanti, perché quelle sono profonde dentro di noi. Inerente, non lo so, il come si deve gestire una relazione, qual è il valore di uno e dell'altra all'interno di una relazione. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti come vi vibra la lettura. Spero che insomma vi sia piaciuta. Se volete sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati perché lì trovate praticamente tutto quello che io ho studiato in tanti anni, decenni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi, proprio per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. È una, diciamo, formazione che riguarda temi di metafisica, temi di metamedicina, andiamo a vedere che cos'è la Kundalini, che cosa c'è nell'astrale, come si vedono le energie sottili, insomma, ci sono tecniche di meditazione. È
quello a cui mi sono avvicinata io semplicemente lo condivido con voi, nella speranza appunto di potervi aiutare nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono state studiate come una scuola, no? Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!